E benvenuti in questo nuovo video pre-partita di Monza-Venezia, devo dire una delle partite forse più importanti del campionato a questo punto. Sicuramente è il girone di ritorno perché sono innanzitutto prima contro seconda, ma poi è una partita che può dire molto per quanto riguarda più che altro il primo posto, ma non solo. Non solo perché l'esito finale, soprattutto un certo esito favorevole a noi, vorrebbe dire sostanzialmente che le cose sono, non dico fatte, ma al 90 passa per cento sì. Quindi sostanzialmente, come al solito, vi ringraziamo prima di cominciare un po' a dire due cose sulla nostra formazione, sulla formazione del Monza, ipotetica ovviamente, così come la nostra, che la scorsa ne ho sbagliate parecchie, ma pensavo facesse più turnover, Stropa invece devo dire è andato con i suoi, con i titolari e meglio così perché poi la prestazione che ne è venuta fuori è stata granché positiva, al di là della finalizzazione sotto porta che come sempre latita un po' quando potremo fare veramente tanti più gol a partita. Comunque questo e poi vado sul finale ovviamente a dirvi il mio pronostico. Andiamo alla nostra formazione, andiamo a provare a dire quella che può essere la formazione, ma sostanzialmente secondo me stavolta ci sono stati anche dei giorni di riposo rispetto alla scorsa giornata che c'era appunto il turno infrasettimanale. Per me giocano i soliti, insomma, Stankovic in porta, in difesa Scintien, Svoboda e Sverko. A centrocampo Enoki, Perez, Bugio, Dumbia e Aps che si sta rivelando quel che mi aspettavo, cioè un esterno sinistro autorevolissimo, grande esperienza ormai, di piede sinistro, due fasce come si deve, finalmente come si deve, non per dar contro sempre per forza a Sagrado, ma innanzitutto le qualità tecniche diverse si vedono e poi semplicemente anche la questione di piede. Il non piede invertito a me piace di più. Sono due esterni, non sono due ali e quindi è giusto che facciano quello. Infatti per me anche creiamo molto di più quando c'è Ups in campo, quindi per me ormai non c'è neanche più discussione, ma sono contento che ha preso questa deriva e speriamo magari l'anno prossimo possa anche rimanere. E in attacco ovviamente sì, Yeboah e Adorante perché effettivamente la scorsa non ha giocato, era ancora un po', diceva Stroppa, un po' appesantito dal campo di Marassi, quindi insomma non l'Auerbach, anche secondo me al di là del gol, al di là che fa qualche errorino tecnico ancora, diciamo, soprattutto nei controlli non mi convince ancora, ma diamogli tempo per ambientarsi, per entrare nei meccanismi anche di Stropa, che secondo me non è una cosa facile, così semplice. Facciamo veramente un bel gioco, però per apprenderlo al meglio serve tempo, per quanto mi riguarda. Quindi Adorante titolare, sicuramente, assieme a Yeboah. La formazione del Monza è un 3-5-2 e vado a dirvi l'ultima formazione che ho visto in campo, credo sia quella più autorevole, o comunque sì, forse qualcosina in attacco può variare perché veramente ne hanno tanti, cioè in attacco veramente sono veramente ben messi. Riesco a dire forse addirittura meglio di noi dal punto di vista individuale delle qualità, però insomma non c'è solo quello, come sappiamo esiste anche il gioco, è la proposta dell'allenatore. Vado alla formazione. Tiamo in porta Ravanelli, Dellicari, Carboni in difesa. Carboni, il nostro ex giocatore che comunque è rimasto comunque in tanti cuori arancione-nero-verdi. A centrocampo Bacune, Colombo, Pessina, Hernani e Azzi. E in attacco Cutrone, Dani Mota è stata l'ultima coppia titolare scelta contro la Reggiana, dove hanno pareggiato per 0-0. Però insomma ne hanno talmente tanti che possono veramente variare molto. E l'allenatore bianco sono secondo posto in classifica, appunto a meno 3 da noi, a 64 punti. Vengono, come dicevo, dal pareggio contro la Reggiana per 0-0. Non me l'aspettavo, pensavo vincessero più facilmente dopo, tra l'altro, la vittoria pochi giorni prima contro il Palermo per 3-0 in casa. E sono molto curioso per questa partita qui. Vedremo qual è la squadra più forte, cioè, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche del gioco. Io ho pochi dubbi dal punto di vista almeno del gioco. Sulla qualità tecnica individuale in tutti i reparti, appunto, come dicevo prima, a livello offensivo, forse guardando solo i singoli, loro hanno di più, anche semplicemente per quantità. Per me ne hanno di più di livello anche esperienziale, tra l'altro, oltre che tecnico. Però ovviamente questo non basta, cioè serve anche
metterli in condizione di rendere al massimo i tuoi attaccanti. E questo secondo me succede a tratti, però comunque vado direttamente a parlare appunto del gioco. È una squadra che gioca, come dicevo prima, che gioca col 3-5-2 barra 3-4-2-1 proprio per usare un po' questi trequartisti ali che hanno, quindi possono variare sicuramente, vedremo in campo. Una buona fase di possesso assolutamente, appunto come mi stavo riferendo un po' prima al gioco, non dominio però stile Venezia di stroppa, questo assolutamente no, perché è una squadra che sa andare anche molto meglio in verticale, cioè fa una buona fase di possesso, ma non è non va alla ricerca del dominio totale sempre e comunque, ci arriva perché comunque magari poi è troppo superiore tecnicamente e quindi lo sembra, ma diciamo che non è molto frutto secondo me del lavoro pazzesco che fa l'allenatore, cosa che però invece fa Stroppa, pur avendo un'ottima squadra per la Serie B. Invece qua secondo me si basa molto sulla giocata individuale dei singoli, hanno anche in ripartenza, come dicevo, grande qualità in verticale, grande qualità tecnica, soprattutto in attacco, come stavo dicendo, cioè, pensate solo Colpani, Cutrone, Dani Motta, Keita Balde, Caso, Petagna, più tra l'altro Hernani che comunque è molto offensivo, un centrocampista, mezzala, trequartista, non so, cioè comunque molto offensivo. Azzi che è un esterno anche lui, ma un esterno che va molto di spinta, tra l'altro era stato accostato noi in estate, Antonelli lo aveva seguito, grande rimpianto secondo me, poteva fare molto bene, sarebbe stata un'arma anche per la Serie A. Assolutamente sì, Bacune tra l'altro anche un giocatore molto interessante e quindi cioè, per questo è il motivo per cui portano tanti uomini ad attaccare, proprio per sfruttare questo punto di forza che hanno a livello offensivo, non solo a livello offensivo, però diciamo che il reparto sicuramente loro messo meglio, senza dubbi, assolutamente senza dubbi e secondo me come reparto è il più forte assolutamente della categoria. E anche solo pensando a livello sì tecnico ma anche di esperienza, tanti di questi hanno giocato per tanti anni in Serie A, basta questo. E non mi dilungo oltre sull'attacco dove mi sono effettivamente fossilizzato moltissimo. A livello di non possesso, vanno in blocco medio, medio-basso, dipende dalla situazione. Non fanno grande pressing, quindi secondo me non vedremo questo. Preferiscono tendenzialmente, poi possono anche sorprendere, per carità, le mie sono sempre le tendenze a diciamo, disporsi della squadra, ma non è una regola. Magari in partita poi, anche semplicemente per sbaragliare le carte, soprattutto contro di noi, contro una rivale diretta, preferiscono fare qualcosa di diverso, però tendenzialmente non fanno grande pressing, preferiscono invece compattarsi dietro per schermare le linee di passaggio e chiudere gli spazi per poi, anzi, attaccare in ripartenza, che è una cosa che possono fare tranquillamente con il tipo di giocatori che hanno. Sì, dagli altri campi, tra l'altro, interessante, prima di noi giocheranno Padova-Palermo, vedremo cosa succederà e il giorno dopo su Tirol-Frosinone, cioè, fra poco il Palermo, anche guardando solo la classifica, guardando i punti, bisognerà un attimo estrometterla da questa, da questa diciamo, panoramica che faccio sempre dagli altri campi, diciamo, no? Perché insomma sono diversi gli inciampi che ha fatto e ormai sicuramente è ai playoff, certamente, però per quanto riguarda anche solo la lotta al secondo posto, la vedo onestamente dura se non si danno una raddrizzata nelle ultime giornate, perché mi ricordo mancano sette partite e dopo è finita. E quindi sostanzialmente questo, il mio pensiero sul Monza ve l'ho detto, grande attacco e tutto, quindi sicuramente comunque un'ottima squadra in generale, davvero un'ottima squadra, un grandissimo organico, si è deciso di mantenere, cioè brava la loro società a avere la forza di mantenere l'ossatura e comunque non smobilitare come sembrava invece potesse succedere e invece non l'hanno fatto ed è una squadra di tuttissimo rispetto per la categoria che probabilmente c'è grande possibilità che venga in Serie A insieme a noi, insomma non disegnerei andare in Serie A comunque col Monza anche se mia predilezione di gioco preferirei filosoficamente che ci venisse un Frosinone per il gioco che mette in campo Alvini, però è mio gusto, è assolutamente mio gusto.
Il mio pronostico è, diciamo che appunto ho sottolineato tanti meriti del Monza, perché qua ci basiamo molto sull'analisi anche dell'avversario, cioè noi ci conosciamo ormai, manca davvero anche poco alla fine campionato, non c'è più molto da dire, sappiamo e sapete benissimo come giochiamo, che qualità mettiamo in campo, soprattutto all'ultima partita dove abbiamo stradominato, stragiocato, giocato benissimo, creato occasioni su occasioni, quasi tutte buttate al vento, ma quello è un altro discorso. Però ecco, sicuramente stavolta ci troviamo di fronte a una squadra di nostro pari livello, secondo me, almeno sulla carta. Poi noi, secondo me, abbiamo qualcosina in più, un po' più di qualcosina, secondo me, anzi, a livello di gioco. Sulla qualità sui singoli, punto di domanda. A livello offensivo, secondo me, ve l'ho detto, loro sono messi meglio sulla carta, ripeto, se prendiamo le figurine giocatore per giocatore, anche a livello di quantità, anche solo se pensiamo a quella. Quindi per me può venire fuori un pareggio. Io dico 1-1. Certamente probabilmente andrebbe più comodo a noi. Non dico che succeda il biscottone, che sono tutti d'accordo, perché il Monza deve guardarsi anche dietro. Adesso non è che può stare a dormire, sicuramente. A noi andrebbe più comodo, siamo comunque a più 3. Sarebbe, insomma, con un pareggio saremmo veramente ben messi. Con una vittoria noi lasciamo stare. Non lo dico perché, insomma, i giochi sarebbero quasi fatti. Ecco, poi chiedo a voi se è così, vi chiedo, anzi vi invito a dire la vostra qua sotto nei commenti e appunto a dire il vostro di pronostico e ci sentiamo nel post partita. Vi ringraziamo tantissimo per il vostro sostegno, sempre presente, lo sentiamo assolutamente e vi ringraziamo di cuore e sempre Forza Venezia e sempre Forza Unione.